Ci sono diverse lezioni di vita che ho imparato leggendo diversi libri di crescita personale. 5 sono quelle che mi hanno aiutato maggiormente a riflettere e ad andare avanti senza distrazioni, eliminando quel rumore che mi stava intorno. Ma prima di iniziare, benvenuto a Economicamente, io sono Rino e oggi voglio elencarti 5 consigli di crescita personale, in quanto credo che non c'è crescita finanziaria senza crescita personale. Ricordo ancora oggi quando, a 19 anni, decisi di andare in palestra, nonostante lavorassi in una fabbrica di cartoni. Perché ero disperato, non riuscivo ad eliminare i miei dolori alla schiena, stando in piedi 8 e a volte anche 10 ore al giorno. Mi dicevano: ma cosa vai a fare? Vuoi per caso dimagrire? E ricordo anche che contro il parere di tutti, e quando dico tutti significa tutti coloro che conoscevo, decisi di iscrivermi alla scuola serale di ragioneria. Ma cosa vai a fare a scuola? Sei grande, dovevi pensarci prima. E poi basta che sai leggere e scrivere, stai perdendo il tuo tempo, mi dicevano gli altri. Quando si è piccoli è difficile ragionare con la propria testa, col tempo però ho imparato tante cose e queste lezioni sono state quelle che hanno dato una svolta alla mia vita. Ma non voglio annoiarvi con la mia storia e dopo aver letto vari libri di crescita personale, ecco a voi le 5 lezioni che ritengo degne di nota e che ho attuato personalmente. Lezione numero 1. Investi nella tua capacità di partire da zero. La prima lezione è un'incredibile prospettiva sulla creazione di ricchezza. Spesso pensiamo che per accumulare ricchezza sia necessario partire da una posizione privilegiata, ma questa è una visione limitante. Oltre al fatto che non sono nato cuor di leone, non sono mai stato in una posizione privilegiata. Anzi, diverse volte sono rimasto senza un soldo. La più recente è nel 2013, quando la macchina che avevo era andata distrutta. Quindi spesi tutti i miei risparmi per comprarne un'altra. Solo oggi capisco che l'essere al verde è solamente una fase temporanea e non tombale. Quella che mi ha fatto cambiare idea è stato leggere libri di formazione ed educazione finanziaria che mi hanno insegnato come produrre ricchezza. Non solo finanziaria, anche dal punto di vista personale. Migliora le tue competenze che ti appassionano, in quanto se tu impari a creare valore per gli altri, i soldi saranno solo una semplice conseguenza. Se impari delle competenze, otterrai una maggiore compensazione finanziaria e potrai creare valore in un tempo più breve rispetto al passato. Lezione numero 2. Non essere rigido. La seconda lezione è un monito a non resistere ai cambiamenti, ma accettarli. Infatti dobbiamo cercare di essere come l'acqua, adattandoci alle nuove circostanze che si presenteranno inevitabilmente nel corso della vita. Nel nostro mondo, in costante evoluzione, la capacità di abbracciare il cambiamento e di sfruttarlo a nostro vantaggio è fondamentale per il nostro successo sia finanziario che personale. Molto spesso si pensa al cambiamento come un qualcosa di avverso, ma non è sempre così. Se non avessi perso il mio lavoro, non avrei mai potuto trascorrere 3 anni all'università alla facoltà di economia e molto probabilmente tu non staresti ascoltando questa puntata. Impariamo a capire che le cose non accadono a me, ma per me. Cambiando questo modo di ragionare, cambieremo la nostra vita. Ricorda che su questa terra siamo di passaggio e non possiamo perdere tempo preoccupandoci dei cambiamenti, ma impariamo ad adattarci ad essi. E poi, come si dice, non tutto il male viene per nuocere. Lezione numero 3. Risultati straordinari da azioni ordinarie. La terza lezione ci insegna che i risultati straordinari spesso derivano da azioni ordinarie compiute in modo costante. Il presentarsi all'appello tutti i giorni fa sì che il lavoro che abbiamo svolto in precedenza non vada perduto. Pensate ad un canale YouTube che all'inizio aveva poche visualizzazioni, ma dopo, perseverando, migliora costantemente. E così, dopo diversi mesi, raggiunge in un primo momento la monetizzazione ed in seguito riesce a far guadagnare qualcosa di più importante. Ci sono dei lavori che sono nati all'inizio come secondi lavori per guadagnare qualche soldo extra, ma che col tempo sono diventati primi ed unici lavori. Tutto questo ovviamente grazie alla ripetizione di azioni ordinarie. Questa lezione ci ricorda l'importanza della costanza e della determinazione nel perseguire i nostri obiettivi. Comunque, cerca di imparare ad innamorarti non degli obiettivi che vuoi raggiungere, ma del processo che svolgi per raggiungerli.
Per esempio, per coloro che studiano, non pensate al fatto che dovete avere per forza di cose il titolo di studio, che vi siete prefissati, ma innamoratevi di tutto ciò che state studiando e imparando. Il titolo sarà solo una conseguenza. Ricorda che da piccole abitudini, col tempo si avranno grandi cambiamenti che daranno risultati straordinari. Lezione numero 4. Sii sincero su ciò che vuoi. La quarta lezione riguarda la sincerità con noi stessi. Spesso ci illudiamo riguardo a ciò che vogliamo nella vita. Non sapendo cosa veramente vogliamo, seguiamo le aspettative della società o delle persone che ci circondano, come parenti e amici. Ma la cosa fondamentale è fare un passo indietro e chiederci: cosa vogliamo veramente? Cos'è che ci fa battere il cuore? Cosa ci tiene svegli la notte? O cosa possiamo fare per gli altri? Per esempio, fare un lavoro diverso, un tipo di vita sobrio e meno frenetico. Attraverso il minimalismo ho imparato a lasciare andare tutte quelle persone tossiche che non davano valore alla mia vita. Non possiamo frequentare tutti e quindi passo più tempo con le persone a cui tengo di più, perché voglio circondarmi di persone che amo, con cui voglio trascorrere il mio tempo. Solo allora potremo iniziare a perseguire ciò che ci rende autenticamente felici. Ricorda, lascia andare tutto ciò che non serve. Ai più grandi scalatori non servono zavorre, in quanto sono di ostacolo per arrivare alla vetta e godersi il panorama. Se vuoi di più, devi imparare a fare di più e in modo diverso. Bisogna essere sinceri con se stessi, eliminando ciò che non ci serve. Svuotiamo la nostra mente dai pensieri limitanti e deleteri. Quindi impariamo a prendere coscienza del fatto che se vuoi qualcosa, bisogna rinunciare a qualcosa. Non puoi avere la vita dei tuoi sogni e poi stare tutto il giorno sul divano a giocare o a guardare la pay TV. Lezione numero 5. Paga per risparmiare tempo. La quinta lezione ci ricorda di valutare il nostro tempo come una risorsa preziosa. Imparare a delegare compiti o a pagare per servizi che possono essere eseguiti da altri può liberare il nostro tempo ed energie per concentrarci su ciò che ci fa guadagnare di più. Lo strumento della delega è necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Ricorda che non siamo gli unici a fare per bene le nostre attività ed inoltre queste non devono essere per forza di cose perfette. Questo può essere un cambiamento mentale importante per alcune persone che vogliono fare tutto loro, ma è fondamentale per massimizzare il nostro potenziale. Ricorda, i soldi si possono rifare, il tempo no, in quanto è l'unica risorsa che abbiamo. Quindi non sprecarla su attività di poco conto, ma utilizzala per ottenere il meglio della tua vita. Riepilogando, queste sono le 5 preziose lezioni di vita che ho voluto condividere con voi oggi. Investi nella tua capacità di partire da zero, impara a non essere rigido, i risultati straordinari si ottengono da azioni ordinarie, devi essere sincero su ciò che vuoi e paga per risparmiare tempo che potresti dedicare ad altro. Spero che queste lezioni vi ispirino a prendere decisioni più consapevoli nella vostra vita quotidiana e a raggiungere il successo personale e finanziario. La vita è un percorso di apprendimento continuo e queste lezioni possono essere un ottimo punto di partenza per il nostro lungo viaggio. Grazie per avermi seguito oggi e per essere parte di questa splendida community. Se avete trovato utile questo episodio, lasciate un bel like. Non dimenticatevi di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti. Vi auguro una giornata straordinaria e ricca di successi. A presto. Ciao.